Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo con il video di oggi è che cos'è che sta per entrare nella vostra vita, se il lavoro, l'amore o il denaro, ok? Ognuna di queste carte rappresenta una di queste cose, quindi il lavoro, l'amore e il denaro. Mi sembrava carino farvi scegliere, dal retro del mazzo e poi andare a vedere che cos'è che arriverà insomma. Allora, la prima scelta è, questa carta qui, la seconda scelta questa carta verde diciamo con le stelline e la terza scelta è questo retro carta un po' così romantico diciamo. Bene, fate la vostra scelta 1, scelta 2, scelta 3 e ci vediamo nella vostra lettura. Eccoci con la scelta numero 1, andiamo a vedere. Wow, il lavoro, per voi entrerà il lavoro. Quindi sento che, ci sarà quello che è un cambiamento, se non state lavorando in questo momento potrebbe essere che, vi chiamino da qualche parte, insomma, dove avete mandato il curriculum, insomma, arriverà quello che è un lavoro. Se invece già state, lavorando potrebbe parlare di quello che è un aumento, diciamo così, di stipendi, un cambio mansione, oppure se per esempio foste autonomi potrebbe parlare del fatto che, magari arrivino dei nuovi clienti o dei nuovi ordini. Mi si è ribaltato tutto il mazzo, scusate. Okay. Okay, allora andiamo a vedere perché c'è cosa si prospetta insomma inerente al lavoro, okay? Wow, queste sono troppe. Allora, abbiamo il 4 di spade, il re di coppe e la morte. Si parte da quello che è una situazione di ritiro anche se vogliamo, no, quindi probabilmente qualcuno non sta lavorando, ehm, o magari è in una fase dove sta facendo un lavoro che non gli piace molto e questo spiegherebbe il perché di questo ritiro, sia a livello emotivo, sia a livello personale, magari si è in una fase dove non si parla tanto con i colleghi, non si dà tanta confidenza, oppure potrebbe appunto essere che, siate lì tranquilli a casa e che stiate aspettando, l'arrivo di questo lavoro. Il re di coppe, dà comunque quello che è, un buon input, se vogliamo, alla lettura, perché il re di coppe fa riferimento a una persona che potrebbe venirvi in aiuto in questo senso. Magari potrebbe essere proprio o una persona che trova cioè che vi trova per il lavoro, o una persona che vi dà una mano a trovare un lavoro, quindi magari si potrebbe parlare di quello che è un intermediario, okay. Mi parlano di qualche tipo di lavoro nel settore della salute e vedo persone vestite di bianco, quindi potrebbe essere un ospedale, potrebbe essere, un qualche tipo di struttura magari appunto che aiuta aiuta certe persone. Abbiamo anche la carta della morte e qui sento che c'è quello che è un prima e un dopo. Probabilmente avete bisogno di fare quello che è una sorta di trasformazione, dentro voi stessi, perché magari non è proprio il lavoro che avevate immaginato e quindi, può essere che così si debba un attimino, ehm, non mi piace la parola accontentarsi, però adeguarsi, ecco. Nel caso foste, autonomi o comunque aveste un'azienda, è un po' come se doveste, più che ridimensionare, rivalutare, se vogliamo, quello che è il vostro progetto, quello che è il vostro tipo di lavoro. È come se dovesse prendere un qualche tipo di taglio diverso, okay? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Andiamo a vedere. Okay, abbiamo la carta dell'appeso e la carta del giudizio. Quindi, guardate che caso, la carta dell'appeso casca proprio sotto il 4 di spade e hanno la stessa energia. Ehm
Allora, la carta dell'appeso, ve la devo dire tutta. Ha un'energia piuttosto lenta, molto lenta devo dire, che praticamente è ferma. Quindi per certi versi parla di quello che è il anche il 4 di spade, il prendersi un tempo per fare determinate valutazioni, il prendersi un tempo, per cercare di magari capire da che parte si vuole andare o come far avvenire questo tipo di trasformazione, che cosa serve ancora, che cosa non serve più di questo progetto, o magari di noi stessi se troviamo un lavoro magari che non sappiamo fare e abbiamo un'impostazione, non lo so, vi faccio un esempio che è quello che viene a me, praticamente se voi io ho studiato danza classica da quando ero bambina, da 20 anni praticamente l'ho studiata, e poi mi son messa a fare hip hop, che è uno stile completamente diverso e se la danza classica è tutta un stare eretti, l'hip hop è completamente uno stile molleggiato, diciamo. Ecco, avendo strutturalmente forte in me quello che era le basi della danza classica, trovavo molta difficoltà a fare hip hop, molta di più di una persona che magari, non sapeva ballare e iniziava a fare hip hop, okay, quindi dipende da quanto sono forti le strutture mentali, insomma le cose che voi avete in testa inerente a questo tipo di lavoro o inerente alla vostra persona per, diciamo così, amalgamarvi, per, plasmarvi verso quello che potrebbe essere questo nuovo lavoro. Spero di essermi spiegata, mi sono un po' mi sono un po' arrotolata con le parole comunque. Ehm, Come dicevo, c'è questa sorta di appeso, okay, datemi ancora una carta. C'è questa carta che mi fa pensare che stiate pensando, stiate valutando, stiate riflettendo. È come se dicesse: "Okay, prima di è meglio che valuto bene, prima di fare qualsiasi tipo di movimento è meglio che valuto bene." E vi dico che questo periodo di riflessione sicuramente vi servirà. Perché? Perché avete la carta del giudizio, quindi un qualche tipo di illuminazione inerente il nuovo progetto, il nuovo lavoro, quello che è, un qualche tipo di chiamata comunque arriva. E appunto, anche se parlasse proprio di chi è senza lavoro, quella famosa chiamata, telefonata, email, notizia che state aspettando arriverà, okay? Quello che probabilmente un po' potrebbe destabilizzarvi è il fatto, guardate che cascano proprio, è impressionante. Perché io le carte le leggo a linee, okay, questo schema di lettura non viene letto in questo senso per riga, ma per linea. Però comunque ho comunque dei come vi posso dire, dei riferimenti tra una linea e l'altra, quindi, la morte parla di cambio, di chiusura di un ciclo, apertura di un altro ciclo. L'otto di coppe è un po' l'energia dell'eremita, l'andarsene, il prendere un cammino diverso, okay, è un po' lo stesso senso. Sento che per qualcuno probabilmente ci sarà da spostarsi, ci sarà magari da trasferirsi o come dicevo prima, bisogna perdere certi tipi di rigidità che magari erano dovute ad altri tipi di lavori precedenti. È comunque quello che è un lavoro di tipo interiore e sento che probabilmente sono abitudini parecchio radicate e quindi suppongo che si farà un po' fatica. Ma non è detto che non cioè, nel senso ci si riesce, okay, però ecco questa fase di appeso, ehm, sento che vi porta un pochettino a riflettere in questo periodo. Andiamo a vedere come conclude la stesa. Wow, 1, 2, 3, 4, sì, le prendiamo. Allora, abbiamo il 10 di spade, la carta degli amanti, il 2 di spade, il matto e l'8 di bastoni. Beh, sento che sì, questo ciclo si chiude, finisce, si apre sicuramente quello che è un altro ciclo. Abbiamo un 10 di spade, un 6, scusate, la carta degli amanti e il 2 di spade. Tutte e 3 le carte mi fanno pensare a quello che è lo scegliere, okay, perché gli amanti sono è quell'energia che fa la scelta per il cuore, secondo il cuore. Il 2 di spade parla anche qui di un bivio e il 10 di spade parla di quello che è il lasciarsi indietro un qualche tipo di pensiero, un qualche tipo di sofferenza. Quindi c'è proprio la chiusura di un capitolo e guardate abbiamo
l'arcano numero 0, che è la chiusura del ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, e questo avverrà tramite un qualche tipo di comunicazione. Per qualcuno potrebbe essere che ci si sta staccando da magari un'azienda nella quale si è lavorato fino ad adesso, per qualcun altro potrebbe ehm, veramente rappresentare il fatto che arrivi una nuova. Guardate, un cambio di vita io direi anche un po' più forte, perché è vero che potrebbe arrivare questo nuovo lavoro, ma potrebbe anche arrivare quello che è l'amore all'interno di questo lavoro, okay, con quello che è l'ingresso, l'entrata di questa nuova possibilità lavorativa, perché comunque gli amanti potrebbero anche essere visti così, eh. Bene, sono molto contenta per voi. Sia che sia un aumento del vostro tipo di lavoro, un cambio magari di prodotto, perché abbiamo visto che la morte comunque, porta quelli che sono dei cambi. In qualsiasi caso comunque c'è quello che è uno staccarsi, diciamo, da vecchi schemi, da vecchi parametri per rinnovarsi. Okay, andiamo a vedere un messaggio in chiusura. Andiamo a vedere che cosa vi consigliano le fate per il vostro lavoro. Okay. Guardate, solitudine. Allora, questa carta parla, uhm, scusate che sto traducendo. Dice di essere che essere da soli, in questo caso vuol dire essere in realtà parte del tutto, okay, in totale armonia con tutto. Il più grande, tesoro sono le persone che aspettano silenziosamente durante il tempo di quiete. Guardate, ce l'avete 2 volte questa energia. Quindi sì, è proprio forte, è un po' come, guardate, sento che mi parlano anche di manifestazione. Per chi non stesse lavorando in questo momento e magari fosse un po' in una fase un po', diciamo così, preoccupata, vi dico, questa carta è un po' come se vi spronasse a manifestare il tipo di lavoro che voi volete, okay, quindi sfruttate questo tempo di fermo, di stasi, se vogliamo, per manifestare il tipo di lavoro, che vi piacerebbe, che voi vorreste, okay? Bene, cari amici della prima scelta, io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che la stesa vi possa essere stata d'aiuto. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Benvenuti a chi ha scelto, a chi ha fatto la scelta della seconda carta. Andiamo a vedere che cosa c'è qua per voi. Oggi mi impappino. Wow, quindi l'amore. Questa carta io l'ho scelta perché rappresenta l'amore, guardate che carina che si abbracciano. Okay, allora andiamo a vedere, insomma, le dinamiche con cui arriverà questa persona, o se siete già comunque in una relazione, quello che è il cambio, l'unione, il passo in avanti, diciamo, di quello che è la vostra relazione. Andiamo a vedere. Wow, 8 di pentacoli, poi intravedo sotto una sacerdotessa e un asso di spade. E un cavaliere di denari. Scusate, di spade. Oggi mi sbaglio. Dunque, è interessante la prima parte della stesa, perché è come se, non steste lavorando. Allora, visto che, il titolo della stesa è "Che cosa arriverà", per me, parto dal presupposto che, voi in questo momento non abbiate un amore, non abbiate nessuno, diciamo così, di concreto, okay, cercherò anche di fare dei riferimenti per chi è in coppia, se per caso, mi dimenticassi insomma. Usate voi, insomma, il vostro buon senso per adattare la lettura alla vostra situazione, okay? Quello che sento qui
e che, è come se ci fosse qualcuno che non sta in realtà è come se neanche ci stesse pensando. In realtà è, una persona che probabilmente non sta facendo quello che è cioè, un lavoro di manifestazione proprio di quello che è l'anima, compatibile, piuttosto che la prossima relazione, piuttosto che l'anima gemella, piuttosto che non ci state lavorando, non e avete sento che probabilmente è perché c'è, una sorta di confusione mentale su che cosa o chi volete, okay? Ehm, il lotto di denari al contrario è proprio rappresenta la carta del lavoro, però essendo al contrario è proprio come se, un lavoro non lo steste facendo. Per qualcuno potrebbe anche essere che un lavoro non si ha in questo momento, che magari possa permettere di uscire, insomma, e di fare un po' di vita sociale, però in realtà qui sento che perché c'è anche la sacerdotessa al contrario, che mi parla di lavoro interiore. E qui è proprio un lavoro interiore che non si sta facendo. Sento che c'è molta confusione mentale ed è da parte vostra inerente proprio a quello che è la relazione in generale o da parte vostra in relazione a quello che è l'amore. E sento che non per qualcuno non c'è neanche proprio l'interesse ad avere una persona. Probabilmente perché, guardate, vista così, ehm, c'è il cavaliere di spade con vicino il diavolo al contrario. Sento che è come se per qualcuno in realtà la coppia ci fosse, cioè nel senso siete, in unione, ma c'è una sorta di manipolazione con il diavolo al contrario, okay? Il il cavaliere di spade normalmente parla di quelle che sono le persone che vanno e che vengono, lo chiamano il cucù del narcisista, andate a cercare su internet. E posso capire, vedendo anche il diavolo, questa vostra confusione mentale di cui mi parla l'asso di spade. Il fatto che non riusciate a essere in contatto con voi stessi o voi stesse. Può essere che questa relazione sia in essere o può essere che abbiate già avuto, cioè arriviate praticamente da una relazione di questo tipo ed è per quello che magari non vi interessa neanche tanto, iniziare una nuova relazione con qualcuno, okay? È volata una carta, adesso la recupero, perché comunque questo diavolo al contrario mi parla proprio di una forte, forte, forte tossicità. E abbiamo anche il papa che è uscito al contrario, quindi sì, sento che, ehm, c'è bisogno di prendere coscienza. Papa e papessa, okay, come se fosse per qualcuno sento che davvero è come se il diavolo stesse davvero schiacciando quello che è la vostra espansione personale, la vostra percezione, sia a livello femminile che a livello maschile. Nel senso, è un po' come se foste offuscati con la mente, sia a livello di, intuizione, sia a livello di comprensione. Fatemi vedere, è caduta un'altra carta, 7 di bastoni, adesso la raccolgo. Okay. Allora, abbiamo il 7 di bastoni e la carta dell'eremita. Sono scusate, sono più o meno la stessa energia. Ehm, Questa forse vuole un po' più dire il fatto che dovete rimanere focalizzati su voi stessi, senza farvi influenzare da quelle che sono le energie esterne, okay, quindi senza i condizionamenti mentali. Mhmm, e qui è proprio la questione di non stare a sentire la testa. Deve essere tutto intuizione e compassione, in questo caso sento, okay? Perché poi la carta finale è quella dell'eremita. L'eremita è un'energia solitaria comunque, è un'energia dove mi esprime il fatto che anche se siete in coppia in questo momento, in realtà, vi sentiate un po' soli. Quindi alla domanda: che cosa arriva per voi? Io direi che quello che arriva per voi è, una nuova forza interna, okay, perché comunque la lettura finisce con 2 carte che parlano di quello che è
il rinforzarsi internamente. Questa carta mi dice che rimarrete fermi sui vostri obiettivi, imparerete a rimanere centrati su quello che voi volete, ehm, e l'eremita, è un po' come se, diciamo così, la carta consiglia di guardarvi dentro, di cercare la vostra verità, senza stare a sentire quello che dicono gli altri o quello che dice la vostra mente, perché la mente mente e moltissime volte è l'ego che parla, okay? Nel caso non fosse la vostra situazione, ma, credo che sia per pochi così. Cioè, potrebbe anche essere che l'amore che arriva è un amore tossico, ma vi dico, tutto quello che arriva, arriva perché ci deve insegnare qualcosa. Se fosse che la prossima persona che arrivi è, diciamo, ha l'energia di questo cavaliere di spade, quindi è un'energia, di una persona che scappa fondamentalmente, che arriva, fa quello che gli serve, e poi insomma sparisce, non si fa sentire, fanno ghosting, non rispondono più ai messaggi. Io sento che anche questo tipo di interazione che voi avrete servirà a farvi crescere a livello di centratura personale. Ma io questo è quello che voglio, sì o no. Non mi faccio coinvolgere da quelle che sono le parole, che potrebbero anche essere false, che vengono dette, ma resto centrata su me stesso o su me stessa, okay, sulla mia pancia, cerco la mia verità, cerco di, come vi posso dire, di essere obiettiva da sola, di capire, ehm sì, è proprio un cercate la vostra verità. Vi sta bene una persona così o no? È come se fosse una prova, sento per qualcuno. Sapete che l'universo ci mette delle prove, no, davanti per vedere se la nostra anima sta crescendo e se la crescita è reale, o se in realtà poi cadiamo di nuovo in tentazione, diciamo così. E questa sento che per molti è una prova d'amore, ecco, mettiamola così, è una prova d'amore per voi stessi, mh. E vi auguro che non sia così, perché queste relazioni son sempre un po' tribolatorie. Ehm, Scrivetemi nei commenti se vi risuona, come fa a risuonarvi, visto che è qualche cosa che deve arrivare in futuro, in base alle relazioni che avete avuto in passato. Perché normalmente se non si fanno certi cambi, le dinamiche relazionali si ripetono nel tempo. Quindi anzi, questo potrebbe essere un'ottima analisi da fare per voi. Andiamo a vedere le fatine, che cosa vi consigliano. Manifestazione, ed è quello che dicevo un po' qua all'inizio della lettura, che c'è qualcuno che è come se non stesse manifestando nulla, cioè per la serie non me ne può fregare di meno. E questa carta vi dice di essere molto onesti e soprattutto chiari, per quello che riguarda il come manifestate i vostri desideri nella vostra vita. Dite: "Adesso scrivete quello che volete su un foglio e, iniziate a manifestare". Primo passo, quindi il primo passo è quello di mettere nero su bianco quello che si vuole, okay, bisogna scriverlo in modo da vederlo, in modo che sia impresso, perché, come si dice, ehm, verba volant, okay? E la saggezza degli alberi. Dice che questa fata, vi aiuterà, quindi è come se vi dicessero che avete un aiuto intorno a voi di tipo sottile, vi aiuterà attraverso la vostra attuale situazione. Il flauto può rivelare, a voi le risposte attraverso il suono che fa. E qui per certi versi è un po' come se vi richiamasse a fare attenzione al tipo di musica che ascoltate, ai tipo di messaggi che vi arrivano dalle canzoni, o magari, se vi piace, non lo so, tipo la musica classica che non è cantata, parla proprio di quello che è, diciamo così, un ascoltare le sensazioni, le emozioni e i ricordi che vi vengono alla mente ascoltando quel brano. Bene cari amici della seconda scelta, questo è quello che avevo per voi.
Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenuti amici della terza scelta, andiamo a vedere che cosa arriva per voi. Denaro, wow! Questa carta preannuncia grandi ricchezze, prosperità insperate nei vostri affari. Molto bene. Quindi potrebbe essere che abbiate una vincita al gioco o magari appunto un vostro affare, un vostro progetto, magari vi vada in porto, e sia più fruttuoso del previsto, o può anche parlare magari di qualcuno che vi fa un regalo, perché no? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Questa carta dello scrigno. Il mondo, eccolo qua, già subito un bel cambio. Ok, allora il mondo, come vi dicevo, parla di cambi che normalmente sono cambi positivi. Sento che per qualcuno questo cambio è già avvenuto, o sta per avvenire o comunque già nell'aria, insomma, no? Potrebbe parlare di quello che è un cambio di lavoro, un cambio di casa, un trasferimento, perché comunque il mondo fa sempre riferimento anche a quello che è un movimento di tipo fisico, ok? Però quello che sento è che in realtà state andando avanti veramente coi piedi di piombo, mi verrebbe da dire. È un processo, diciamo così, lento ma costante, direi. Il re di bastoni, al contrario, mi dà da intendere che un po' abbiate perso entusiasmo, se vogliamo, o comunque siete un po' afflitti probabilmente per la velocità con cui va avanti questo tipo di, diciamo così, di crescita, mh? Perché stiam parlando comunque di quello che è un flusso monetario, una crescita monetaria o comunque quello che è il denaro, okay? Probabilmente, state vedendo appunto questa crescita che è veramente lenta e vi piacerebbe invece avere tutto e subito, no, con il re di bastoni che è tutto fuoco, è tutto impeto. Abbiamo poi anche un 3 di coppe e qui questo 3 di coppe potrebbe far riferimento a quello che è un gruppo. Quindi se magari per voi risuonasse come un nuovo progetto all'interno del lavoro, è un po' come se, diciamo così, la parte difficile fosse mettere d'accordo tutti, okay? Difatti poi abbiamo anche un 10 di coppe al contrario. Se fosse più riferito, diciamo, in senso stretto per voi, magari solo a quello che è un flusso di denaro, perché magari avete investito, perché magari state aspettando un'eredità o qualche cosa, del genere, sento che ci sono come mi parlano di fratelli, okay, quindi potrebbe essere che c'è qualcuno che ha divergenze, chiamiamoli così, con appunto quelli che sono i fratelli, magari per la divisione di questo flusso di denaro, okay? Quello che sì vi giocherà, diciamo, a vostro favore è il pianificare tutto. Questo sorta di avanzamento, è vero che è lento, però è stabile, quindi se è una cosa che è progressiva, potete ipotizzare quanto sarà, diciamo, più abbondante tra 3, 4, 6 mesi e fare un planning, fare un piano, no, quindi quello sì. Diciamo che come vi dicevo prima, questo gruppo di cui mi parla il 10 di sì, perché comunque anche il 10 di coppe fa riferimento alla famiglia e in questo caso è girato al contrario, no, sento che è come se, per qualcuno di voi ci fosse una sorta di difficoltà a livello di accordi a livello proprio di pace familiare. È come se ci fossero magari degli interessi che vi portano lontani gli uni dagli altri, anche se sento che è proprio una disarmonia di base in questo senso, no, e probabilmente per quello che qui potrebbero esserci dei conflitti con i fratelli. Okay, andiamo a vedere come termina la stesa. Ancora 2 carte per piacere, grazie. 7 di bastoni
E 3 di pentacoli, quindi di nuovo pentacoli, si parla di un nuovo progetto o comunque si parla di quello che è il prendersi una responsabilità. Guardate, io sento che comunque, come vi dicevo prima, le cose crescono. Voi restate comunque determinati, in quelli che sono i vostri obiettivi, in quelli che sono, ehm, le vostre idee, ma più che altro cercate davvero di fare un piano d'azione, okay, un po' per gestire quello che potrebbe essere questo flusso di denaro in più che arriva, un po' per gestire il cambiamento, perché vi ricordo che si parte da una situazione di cambiamento, un po' anche per, gestire o mediare in questa situazione familiare che magari non vi gioca tanto a favore. Quindi le carte qui dicono di, rimanere proprio centrati su voi stessi, okay, di non farvi distrarre dalle energie esterne, ma di rimanere coerenti. E però la carta del 3 di pentacoli vi esorta a prendervi anche le vostre responsabilità, okay, quindi piano piano, con diciamo con il suo tempo se vogliamo, però comunque, è necessario, imparare se vogliamo a rimanere, coerenti, focalizzati, razionali e logici per far sì che, ci si riesca anche a prendere le proprie responsabilità. Non lo so perché, ma fanno riferimento a quello che è la contabilità, dei ci sono dei numeri, vedo dei numeri e dei conti fondamentalmente. E mi viene parlano di far quadrare i conti, fondamentalmente quello, okay? Va bene, andiamo a vedere, ehm, le un consiglio dalle fate per chiudere la lettura. Wow, abbondanza e infatti qua ce l'abbiamo e vai fuori. Allora, l'abbondanza dice di prepararvi, a quello che è l'abbondanza che sta per arrivare. Dice di lasciare quelli che sono i blocchi mentali che potreste potenzialmente avere, okay, ehm, e dice: "L'universo vi manda abbondanza infinita. Nella terra c'è tutta l'abbondanza di cui si può aver bisogno, si può desiderare insomma. E invece questa carta vi esorta ad andare fuori proprio, soprattutto per, diciamo così, ascoltare quelli che sono guardate, mi è caduto l'occhio anche su questo cavaliere di pentacoli che se guardate sta camminando sul prato. Quindi sta facendo un lavoro di grounding e qui è anche un po' quello che vi sta dicendo questa carta, no, di lavoro di radicamento, okay, ehm, e dice proprio di immergersi in quello che è la natura e di vivere, se vogliamo, quelli che sono i rumori, gli odori, le sensazioni, anche le temperature. Probabilmente vi aiuta un pochettino visto che c'è bisogno di tutta questa energia mentale di cui mi parla la regina di spade, fare questo lavoro diciamo che equilibra un po' l'energia e la porta un pochettino giù, okay? Bene, cari amici della terza scelta, spero che la lettura vi sia stata utile e io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.